Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuovo o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronto il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Oggi vorrei parlare di soggiorno, parlando di 6 errori comuni che spesso si fanno, di come evitarli e sistemarli per avere un ambiente bello, inventante e confortevole. Prima di cominciare però, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Il soggiorno è il posto in cui stiamo quando vogliamo rilassarci un po', leggere un buon libro, guardare la TV o godere della compagnia di amici e parenti. È molto importante quindi che sia invitante e confortevole per poter rilasciare lo stress accumulato e rilassarsi. Alcuni errori possono drasticamente influenzare i nostri spazi, rendendoli un po' spenti. Vediamo quali sono e come sistemarli. Come detto prima, è importante che lo spazio sia invitante e confortevole, insomma che appena varcata la porta di quella stanza tu abbia voglia di lasciarti tutto alle spalle. Per fare questo, la disposizione degli arredi è davvero cruciale. Tutto deve essere disposto in modo da supportare tutte le attività che si svolgono in quella stanza: conversazione, lettura, TV. Come detto altre volte, sarà importante individuare l'attività principale e disporre il resto intorno a quella. Attenzione alle distanze. Un errore comunissimo è mettere tutto contro i muri e avere così delle distanze eccessive tra un elemento e un altro. Per rendere lo spazio coeso e invitante, gli elementi non devono sembrare a sé stanti, ma devono sembrare un tutt'uno. Ecco perché è importante l'utilizzo di un tappeto che possa legare insieme mobili e complementi. Se il soggiorno è grande, crea più aree, magari una per la TV e una per la conversazione. Se lo spazio invece è piccolo, cerca comunque di sistemare gli elementi in maniera omogenea e coesa, sempre per facilitare un'eventuale conversazione, anche se la funzione principale fosse quella della TV. La scelta dei divani e delle sedute farà una grande differenza sia in termini di forme che di materiali. Bisogna fare attenzione non solo all'aspetto estetico, ma anche al comfort e ai materiali che siano facili da pulire. Anche riguardo al comfort, attenzione a non esagerare. Se sono sedute in cui sei quasi sdraiato, questo non favorisce la conversazione in caso di ospiti. Per quanto riguarda i materiali, devono essere facili da pulire, onde evitare di dover mettere inestetici copridivani. Per rendere il soggiorno ancora più invitante, ricordati di mettere qualche cuscino che, oltre a decorare, potrà anche essere funzionale. Farà da ulteriore supporto alla schiena se necessario. Metti anche qualche coperta per rendere tutto più morbido e accogliente. Ovviamente evita la lana d'estate, ma una bella coperta di cotone o lino colorata ha il suo perché anche in quella stagione. Negli ultimi anni si sono viste spesso televisioni grandi appese al muro. Bisogna fare molta attenzione alle distanze e all'altezza del televisore per mantenere un giusto comfort. A seconda della distanza del divano rispetto alla posizione del televisore si potrà capire la grandezza di quest'ultimo. È davvero importante per evitare di stancare e stressare gli occhi già molto logorati da computer e cellulari. Un'altra cosa da tenere a mente è anche l'altezza a cui appendere il televisore, il cui centro dovrebbe essere più o meno altezza occhi. Questo per non doversi far venire il torcicollo ogni volta che guardi la TV.
La televisione è un elemento che bene o male possediamo tutti, ma soprattutto se è grande potrebbe rovinare un po' il design del soggiorno. Ci sono dei modi, se si vuole, per nasconderla o renderla meno importante. Se ti va, ne ho parlato qui e ti lascio il link in descrizione. Capita spesso che si abbia giusto il tavolino centrale, il coffee table, e qualche volta uno laterale vicino al divano, dove avere un'eventuale lampada da tavolo. È importante in realtà che ogni posto a sedere abbia vicino un piano d'appoggio per posare un libro, un bicchiere, un piatto, il cellulare. I tavolini, soprattutto quello centrale, sono inoltre il posto giusto per creare qualche composizione che possa innalzare la percezione dello spazio. In spazi piccoli potrebbero anche essere elementi contenitori per aiutare a mantenere l'ordine. Per quanto riguarda il coffee table, non deve essere necessariamente uno unico grande. Potrebbe essere anche una composizione di più tavolini di dimensioni e altezze diverse. Questo permetterebbe di spostarli facilmente a seconda delle necessità e creerebbe anche un po' di ritmo che non guasta mai. I tavolini non devono essere per forza tutti della stessa forma o dello stesso materiale. Al contrario, un po' di movimento renderà lo spazio più interessante. Assicurati però che abbiano elementi in comune con altri oggetti o mobili della stanza. Questo è un punto che tocco sovente perché è davvero importante. Una sola fonte di illuminazione a soffitto, anche se fosse adeguata, non è sufficiente per un comfort visivo. Un motivo è che potrebbe proiettare ombre fastidiose. È importante, ti direi importantissimo, avere più fonti di luce e magari anche con temperature e colori diversi. Per la luce generale, infatti, potrebbe essere un'ottima cosa usare lampadine con temperatura colore naturale, intorno ai 4000 gradi Kelvin. Per le altre luci invece è consigliabile che siano calde, intorno ai 2700 gradi Kelvin. Questo per rendere l'ambiente più rilassante e invitante. Bisogna fare attenzione alle misure di arredi e complementi. La scala è la dimensione di un elemento rispetto alla stanza, mentre la proporzione è la dimensione di un elemento rispetto ad un altro. Per creare un certo interesse visivo nell'ambiente è importante giocare con scala e proporzioni dei vari elementi. Se fosse tutto messo allo stesso piano, l'ambiente risulterebbe un po' piatto. Bilancia e varia le altezze aiutandoti anche con le piante, i quadri o magari un grande specchio appoggiato a terra. Il tutto creando movimento e interesse visivo per l'appunto. Per quanto riguarda le proporzioni, questo riguarda in maniera particolare il coffee table rispetto al divano, il tappetto rispetto alla zona di conversazione e anche i quadri appesi. Un tavolino troppo piccolo rispetto al divano sembrerà messo lì un po' per errore. La regola vorrebbe che questo fosse 2/3 del divano, ma come detto prima non deve essere per forza un tavolino unico, potrebbe essere una composizione di più tavolini. Per quanto riguarda il tappeto, me lo hai sentito dire più volte, deve accogliere tutti gli elementi per raggrupparli in un'unica area. Se fosse più piccolo, creerebbe barriere e rimpicciolirebbe la stanza. Stesso discorso coi quadri e decorazioni a pareti. Se troppo piccole si perderanno, mentre se troppo grandi rischiano di soffocare un po' l'ambiente. Inoltre, per quanto riguarda le decorazioni a parete, fai attenzione alle altezze. Il centro del quadro o della composizione dovrebbe essere altezza occhi. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto, nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre e prenota la tua consulenza.
Trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore per essere stato con me. A presto!